Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi parliamo del suono dei Metallica. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Io sono Luca, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi premendo il tasto iscriviti, la campanellina, eccetera eccetera. Oggi video un po' speciale, una collaborazione con alcuni miei amici. Avete già visto il video sul Mesa Mark 2C Plus. Un altro mio amico, io sono molto fortunato, ho veramente degli amici insomma splendidi, mi ha prestato anche la chitarra, la Explorer della ESP con i pickup IMG 81, 85 credo, ma tanto abbiamo utilizzato soltanto quello al ponte. Questa combinazione ovviamente richiama il suono dei Metallica. Abbiamo voluto provare a vedere, io e il mio amico Marco, il proprietario del Mesa Mark 2C Plus, vedere se riuscivamo in qualche modo a ricreare lo stesso suono dei Metallica. Abbiamo cercato di fare quello di Master of Puppets, anche se sappiamo che poi in realtà in Master of Puppets il pick-up utilizzato della chitarra di Hetfield era un Seymour Duncan Invader, e invece ne abbiamo gli EMG che i Metallica hanno utilizzato dal tour di Master of Puppets. Però ragazzi, insomma, noi ci proviamo, vediamo che cosa succede. In più il mio amico ha anche il libro che vi faccio vedere adesso, il librone dei Metallica, Back to the Front, con un sacco di foto, tra cui anche le foto dei settaggi del Mesa Mark 2C Plus per la registrazione, spero che si veda, per la registrazione di Master of Puppets. Noi abbiamo provato quindi anche a utilizzare questi settaggi, insomma i risultati li vedete tra poco. So che questo video l'ha fatto anche Ola Englund, ma lui parla in inglese e noi invece parliamo in italiano, per cui se siete interessati continuate a vedere questo video. L'ampli l'avete già visto, il Mesa Mark 2C Plus, l'amplificatore leggendario. Se non avete visto il video in cui ne parlo ve lo linko qui sopra, vi consiglio di andare a vederlo perché ho trattato un pochino più nel dettaglio tutte le varie features che ha questo amplificatore presenta. Questa invece è la chitarra che abbiamo utilizzato, è una ESP Custom, bellissima ragazzi, veramente super bella, super aggressiva, con appunto, come vi dicevo, gli pickup EMG o IMG per dirla all'americana o all'inglese. Quindi ringrazio il mio amico Luca che me l'ha prestata, insomma, perché altrimenti con le chitarre che avevo qua ho usato pickup vintage, perché l'unica chitarra che ho con gli humbucker è la Brogy, che avete visto che però è Seymour Duncan Antiquity, che non sono proprio il massimo per fare heavy metal, diciamo. Ok, spostiamoci quindi vicino al computer per vedere che cosa abbiamo combinato per cercare di avvicinarci al loro suono. Questo è un video un po' kamikaze, nel senso che so già che verrà demonetizzato perché ho utilizzato sia la batteria e il basso originale di Master of Puppets che anche il loro stem originale, proprio per farvi sentire il confronto. Però sinceramente facciamo il video fatto bene, vogliamo fare il confronto vero con il suono del Metallica del disco, lo facciamo, e anche se viene demonetizzato non importa, quindi insomma prendetela così come un bel regalo che vi voglio fare. Ok ragazzi, eccoci quindi di fronte al computer. Questa è la prima volta che vi faccio vedere lo schermo di Cubase. Come vedete ci sono un po' di tracce registrate, sono tutti i nostri vari esperimenti, adesso li vediamo passo passo. Allora, come vedete qua abbiamo due tracce, ovviamente abbiamo sempre registrato le due chitarre, poi pampottate left e right, almeno due chitarre, poi vediamo come siamo riusciti ad ottenere il suono più simile, ok? Come vedete Mesa left e right IL34 L34, degli appunti, quindi praticamente qua abbiamo tenuto abbiamo utilizzato gli stessi settings che sono presenti nel libro. Il risultato però non è che ci abbia fatto proprio impazzire, comunque sentite voi.
Ovviamente se avete visto il video su Instagram che avevo fatto, qua ho utilizzato appunto il finale L34 della Marshall DSL, proprio perché i Metallica in teoria avevano utilizzato il Mesa Mark IIc Plus con lo slave out, però utilizzando il loro Marshall JCM 800 modificato. In una cassa, credo 1960, quindi con i coni G12T 75, purtroppo io non ce l'ho una cassa 4x12, ho la mia ISO box, quindi anche lì abbiamo un suono che purtroppo è differente, non è un cono Celestion, è un cono Eminence Governor, come si dice, che dovrebbe essere più simile a un Vintage 30, quindi ovviamente la differenza in termini di EQ non sarà... ci sarà sempre, perché ovviamente i coni sono differenti e sappiamo quanto la differenza sui coni sia davvero preponderante in termini di suono, ok, di chitarra. Ad ogni modo, purtroppo qua c'è un po' di ronza sotto, c'è questo hum molto forte, dato dal fatto che il Mesa Mark IIc Plus è un modello a 110 volt, quindi originale americano, che ha al suo interno un trasformatore però che cambia la corrente da 220 a 110. Questa cosa, utilizzando delle apparecchiature che insieme, quindi delle apparecchiature che vanno a 220 volt come il Marshall, crea della ronza in questo impianto elettrico che ho qui in studio. Ora non so se sia un problema solo di qua, il mio amico Marco mi dice che a casa sua è ancora peggio, quindi probabilmente per ovviare questo problema forse si possono utilizzare quegli stabilizzatori di tensione o corrente, non lo so. Se c'è qualcuno che lo sa me lo scriva qui sotto, perché è una cosa che mi interessa sapere. Ad ogni modo, sentiamo quindi questo suono. Ve lo faccio sentire con la batteria e il basso dei Metallica sotto, così intanto vi rendete conto del suono di partenza. Quindi questo è il Mesa con il finale della Marshall, con il microfono però che forse era leggermente troppo spostato, un pochino più nel bordo. Era la mia classica configurazione che avete sentito molte volte. Comunque questo è il suono, sentite un po'. Ok, senza andare oltre, sentiamo che comunque il suono è un po' mediosetto, ancora, e se facciamo il confronto con l'originale, io ora apro la traccia originale, questa è la chitarra, questa qua grigia. Sentiamo che proprio siamo da un'altra parte, Sentiamo la chitarra isolata, questi sono i Metallica. La demonetizzazione ormai è partita. E questi siamo invece noi con la EL34. Quindi esperimento fallito, però abbiamo detto ok, magari potrebbe essere che questo esperimento di utilizzare un finale differente non vada. Allora teniamo gli stessi settaggi e proviamo però a utilizzare il finale del Mesa Mark IIc Plus. Quindi queste altre due che sentiamo, quindi Mesa LR 6L6 degli appunti, sono mantenendo gli stessi controlli ma utilizzando il finale 6L6, ok, del Mesa. Quindi questo 6L6 appunti, ok. Sentiamolo sempre con i Metallica, fatemi controllare, ok, sentiamo un po'. Stoppiamo i Metallica, mettiamo solo le nostre chitarre. Abbiamo recuperato forse un po' di basse, ma comunque siamo ancora distanti, ragazzi. Per rinfrescarvi la memoria, i Metallica hanno questo suono. Ok? Cioè, è allucinante il suono che hanno i Metallica in questo disco, incredibile. Quindi mi ha detto, ok, questi erano i settaggi, per carità, erano i settaggi del suono di Battery, però se andiamo a sentire Battery, io adesso ho queste come tracce separate, se andiamo a sentire Battery, comunque non è che Battery suoni così, quindi c'è qualcosa che non quadra. Ho detto, va bene, allora andiamo alla ricerca utilizzando le orecchie.
E allora, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo cambiato un po' i controlli. E i controlli che abbiamo fatto sono questi, vi li faccio vedere qua in sovraimpressione, sia per quanto riguarda l'amplificatore che per quanto riguarda l'EQ grafico. In più avevo anche modificato la posizione del microfono, l'ho messa più al centro, in questa maniera qui che vi faccio vedere, sempre in sovraimpressione, e senza cambiare nient'altro, quindi fatemi bypassare gli insert e le Q, ok? Abbiamo avuto questo suono qua, ve lo faccio sentire sempre con la base. Sentiamo che ci sono meno medie, è più arrabbiato il suono, è un pochino più comparabile, se vogliamo. Sentiamo sempre ovviamente, questo senza la base, solo il nostro suono. Sì, meglio, più tight, meno medie, un pochino più arrabbiato, un pochino più spigoloso. Questo però non basta, perché se andiamo a risentire, ragazzi, l'originale, sentiamo questo. E quindi niente, non basta neanche questa cosa. Allora, che cosa abbiamo fatto? Ho provato a mettere sicuramente una compressione forte. Vi faccio vedere qui, ecco, su questo, quindi è il 606 Custom perché abbiamo modificato noi le cose. Ho messo un compressore della Waves, questo Renaissance, diciamo, in maniera abbastanza... vediamo che se parte ci fa vedere. Stavate sentendo tutto. Ovviamente i settaggi sono abbastanza estremi di questo compressore, proprio perché il suono originale, comunque questa compressione la sentiamo che insomma è abbastanza arrabbiata. Sentite quindi com'è il suono con la compressione. Ok, senza compressione. Me la tiene un po' più a bada, mi fa un pochino più questo effetto pumping che si sentirà meglio poi ancora nell'altra, adesso non volevo fare lo spoiler. Ok, quindi con la compressione però non mi bastava ancora. EQ, ragazzi, come vedete qua, adesso qua il compressore lo tolgo un attimo dallo schermo. L'EQ, ragazzi, come vedete, un ulteriore V considerevole. Adesso la accendo, sentite la differenza che fa l'EQ. Facendo così ovviamente abbiamo perso un po' di frequenze e ci siamo accorti che forse appunto non bastavano le basse, per cui abbiamo fatto un'altra cosa. Abbiamo registrato ancora un'altra coppia di chitarre, spostando il microfono, quindi andando a riprendere delle basse, mettendolo un pochino più verso il bordo, e applicando poi, adesso vediamo anche qui, delle successive compressioni e successive equalizzazioni. Naturalmente a quanto pare dagli appunti già originariamente la cassa era stata microfonata con 2 microfoni, per cui alla fin fine credo che sia abbastanza legittimo fare questa cosa. Adesso non so quante tracce in realtà siano presenti nella canzone originale. Questo è ancora difficile da capire, non sono sicuro siano solo 2. Nel nostro caso comunque ne abbiamo fatte 4, quindi 2 left, 2 right, con pump out leggermente differenti, quella più acuta un pochino più ampia e quella con più basse invece un pochino più stretta. Questo quindi l'altra coppia di chitarre che abbiamo registrato con il microfono spostato. Sentite quanta differenza c'è, Quindi questo è soltanto... Ok, soltanto quest'altra coppia di chitarre col microfono spostato.
Abbiamo ripreso un po' di basse, vi faccio risentire quella precedente. Quella precedente è questa. E quindi sentite quanto sembra praticamente un'altra cassa, sembra un IR diverso, e invece in realtà ho semplicemente spostato il microfono, quindi insomma qua ci sarebbe veramente da fare tante variabili, che però ovviamente siccome qua siamo nel reame analogico non è più facile. Quando siamo nel digitale è facile muovere il cursore e cambiare una volta che abbiamo registrato, ormai questo è quanto. Quindi andando a vedere appunto le ultime 2 tracce che abbiamo registrato, andiamo a inserire il compressore, che in questo caso ho utilizzato un Red 3 compressor della Focusrite. Questo era già nel pacchetto della mia Claret, un compressore molto bello, lo uso tantissimo, un compressore molto molto arrabbiato questo qui, però ho usato semplicemente il preset già di fabbrica e sentite come si comporta. Allora, così è spento. Bello, mi piace molto, l'attacco funziona. E poi andiamo a accendere anche le Q. Come vedete anche in queste Q c'è sempre un filtro, insomma, shelf qui sotto che mi taglia un po' le bassissime, però ho dato un pochino di punta qua ai 140 per dargli un pochino più di ciccia sulle basse. Qua ragazzi di nuovo 680 ho tolto via di nuovo tutto, nonostante le Q grafico, quindi insomma ho dovuto togliere ancora e un po' ho dato ancora un po' di frizzantezza sulle alte. Qua è arrivato un email, pazienza. Ok, sentiamo quindi con anche le Q. E qua non è male, qua cominciamo a essere parenti. Se aggiungiamo anche quella che abbiamo registrato in precedenza, abbiamo questo. E comincia a essere un suono credibile. Questo è il risultato migliore che abbiamo ottenuto. Facciamola con il confronto con l'originale. Questo è l'originale. L'originale sembra veramente la chitarra che arriva dall'inferno, cioè è una cosa incredibile, è ancora più tight, le basse sono ancora più arrabbiate, è un suono irreale. Io veramente non so più dove sbattere la testa per aggiungere questo suono. Per dovere di cronaca vi faccio sentire anche con la GE200 che cosa avevo fatto. Questo è il suono della GE200 che non ho mai rilasciato, ho perso anche la patch, però non importa, la si può rifare. Questo era il suono. E anche qua io ci ho speso non vi dico quanto tempo. Niente, per cui è diciamo una maledizione questo suono veramente improponibile, cioè non so proprio più come fare per ottenere lo stesso suono. Ovviamente stiamo peccando di arroganza, qua uno vuole fare lo stesso suono identico di Master of Puppets, insomma stiamo parlando di forse uno dei suoni più iconici della storia della chitarra metal di sempre, però insomma divertente fare questa cosa. Sentiamo quindi con la base. Dire la base mi fa un po' ridere, diciamo con i Metallica, quelli veri, e con il nostro quindi suono finale dato da queste 4 chitarre. Questo è il risultato. Non è male, non è male, è un bel suono, cioè sicuramente insomma ci si potrebbe stare ancora dietro a fare ancora un pochino di operazioni di fino, eccetera, però non è male. Chiaro che non è il suono originale è questo, ragazzi, sentiamo. È pazzesco. Per dovere di cronaca, quello che avevo fatto con la Moer era questo qua.
che non è male per niente, non è male per niente. Più facile andare alla ricerca del suono uguale con il digitale, perché una volta che io ce l'ho in cuffia e non ho altri disturbi, non ho nient'altro, sposto con il mouse di pochi punti un parametro oppure l'altro, ho più scelta di cabinet ed è più semplice. Invece l'altro suono fatto con la strumentazione vera è ancora più complicato. Sicuramente un suono anche più personale, forse più pieno, eccetera. Però comunque mi sembra di sentire che con la GE200 comunque il suono non era per niente male. Facciamo un ultimo ascolto con il suono nostro, con il Mesa Mark IIc Plus. E questo è il risultato migliore che siamo riusciti ad ottenere oggi. Ok ragazzi, avete visto quindi i risultati del test. Ovviamente non è per niente facile ottenere un suono storico e particolare come quello di Master of Puppets, è veramente incredibile. Ho cercato di riprodurlo già con la Moore GE200, con la GE200, veramente difficile, e qui è anche con la strumentazione che dovrebbe essere in parte la stessa di quella che hanno utilizzato i Metallica. Comunque il suono è ancora di difficile riproduzione. Ovviamente non ho il mixer, non ho le mani del fonico, e anche il mio amico Marco che ha suonato non è James Hetfield, quindi tutte queste variabili vanno a influire sul suono. Credo che comunque la percentuale più grande di differenza sia data dalla differente microfonazione e dal diverso cabinet. Credo che quella sia la cosa veramente più importante. Però io comunque non c'ero quando hanno registrato Master of Puppets, anche perché credo che fossi appena nato e quindi non potevo sicuramente esserci, per cui sono cose che probabilmente non sapremo mai, ma forse è bello anche così che qualcosa rimanga misterioso. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Come vi ho detto, questo video sarà appunto demonetizzato, quindi sarà gratuito sulla piattaforma di YouTube, per cui se mi volete supportare vi invito ad dare un'occhiata al mio programma Patreon, e se vi interessa invece la playtrap alternata date uno sguardo al mio corso sul Pixlanting, come sempre sotto in descrizione. Se anche voi vi siete addentrati in questa ricerca sul suono dei Metallica e specialmente di questo album, scrivete pure un commento qui sotto, e se avete avuto dei risultati migliori di questi, assolutamente scrivete qui sotto, che così insomma vedo che cosa si può fare per avvicinarsi ancora di più a un suono così leggendario. Bene ragazzi, quindi per oggi questo è tutto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!